Ciao e bentornato! Questo è un altro video della serie dei mini tutorial, i tutorial brevi che mostrano come realizzare in pochi semplici passaggi strumenti e attività specifiche per i tuoi fogli Excel. E in questo video vediamo come è possibile in modo semplice e veloce aggiungere a una base dati campi derivati o inventati. Cosa intendo con campi derivati e campi inventati e perché tu dovresti aggiungerli a una base dati. Bene, con campi derivati di solito ci si riferisce a un nuovo campo e con campo si intende una colonna di dati. Si crea, si realizza perché si estrae l'informazione da inserire naturalmente da un altro campo esistente della stessa base dati piuttosto che di una base dati differente, ok? Che cos'è invece o cosa intendo con campo inventato? Un campo inventato è un campo che contiene dei dati inventati, ok? Dati inventati potrebbe essere per esempio il nome e cognome, una ragione sociale, una data, eccetera, eccetera, e che tu vorresti aggiungere a una base dati. Bene, di solito non si aggiungono dei campi inventati, però spesso per esempio si può avere la necessità di creare una base dati inventata, cioè creare una base dati che contiene dati completamente inventati ma che servono appunto per i tuoi scopi. Allora, direi che possiamo partire da quest'ultimo punto, ok? Così ce lo togliamo immediatamente. Come si fa a realizzare una base dati da zero? Ebbene, di solito si utilizza uno strumento che si chiama autofill, autoriempimento di Excel. Questo strumento permette in modo semplice e veloce, adesso vedremo anche come, di riempire intere colonne di una tabella o di generare intere colonne di una tabella in modo facile. Questo grazie appunto a dell'automazione, delle impostazioni predefinite che lo permettono. Ho preparato qui una piccola tabella. Come si controlla e dove si trova l'autoriempimento? Ebbene, l'autoriempimento è un'automazione i cui controlli sono direttamente sulla pagina, o meglio sulla selezione delle celle. Se tu selezioni per esempio un valore come questo, ebbene il riquadro verde è caratterizzato dal fatto che nell'angolo in basso a destra c'è un quadratino e come immagino tu già sappia, questo quadratino ti permette fra le altre cose di copiare il valore 1001 in questo modo. Ok? Ma in realtà se tu vai a fare la stessa cosa ma utilizzi il pulsante destro, vedi cosa succede? Succede fondamentalmente che quando lo rilasciamo compare questo menu e questo menu ci offre una serie di comandi, il primo del quale naturalmente è il copia celle, cioè fondamentalmente la funzione di default per quanto riguarda i dati, almeno per quanto riguarda la singola cella, ok? Però non è l'unico comando, troviamo altri comandi. Per esempio troviamo ricopia serie, ricopia solo formattazione, ricopia senza formattazione. Se noi utilizziamo ricopia serie, che cosa succede? Bene, nel caso di un numero, quello che otteniamo è una serie di numeri progressivi aumentati di 1. Ok? E quindi noi in realtà possiamo tranquillamente andare a riempire un'intera colonna, qui ho utilizzato il comando su poche celle, un'intera colonna di una base dati fondamentalmente in modo semplice e veloce. Come hai visto adesso non ho fatto nient'altro che cliccare 2 volte, ok? Questo perché? Perché questa automazione, questo autoriempimento ha delle impostazioni di default, cioè fondamentalmente se noi non ci limitiamo, torno indietro, se noi non ci limitiamo a scrivere soltanto 1001 come numero di partenza, ma andiamo a scrivere per esempio 1011 in questo modo, ebbene se noi selezioniamo entrambi i valori e poi clicchiamo 2 volte, naturalmente sempre sul cursore in basso a destra della nostra selezione, ebbene noi riempiamo l'intera colonna con una serie di valori che prendono ispirazione naturalmente dai 2 numeri selezionati. Quindi autoriempimento può essere utilizzato a partire dalla selezione di una singola cella o di più valori che Excel interpreta, analizza, valuta per generare una serie, in questo caso una serie numerica. La stessa cosa però in modo simile vale anche per altri tipi di valori. Se noi per esempio andiamo qui a inserire l'1 agosto 2023 e per esempio il 5 agosto 2023, perfetto, e andiamo a selezionare entrambi, clicchiamo con il destro, trasciniamo verso il basso e rilasciamo, bene, che cosa succede? Succede che i comandi sono gli stessi, ma alcuni dei comandi che prima non erano utilizzabili, ebbene adesso sono utilizzabili. In realtà questo è un menu contestuale, ok? E nel caso di una data ti permette di ricopiare non soltanto la data come giorni, ma ti permette di ricopiare anche altre categorie, o meglio altri intervalli di tempo. Come vedi ti permette di ricopiare i mesi, ricopiare gli anni. Noi limitiamoci a ricopiare i giorni. Clicco su ricopia giorni, come vedi ho generato un'intera colonna di date che naturalmente hanno lo stesso intervallo di tempo, ma che sono appunto delle date che possiamo utilizzare per esempio i nostri strumenti come base temporanea con dati di esempio fittizi e inventati appunto per realizzare i nostri strumenti, ok? E per quanto riguarda testi e
Altri tipi di formati? Ebbene, laddove noi lavoriamo con dei testi relativi a degli intervalli di tempo, Excel propone in realtà delle liste predefinite e c'è la possibilità di inserire delle liste personalizzate tra le liste predefinite, in modo da ottenere o da generare in modo semplice e veloce appunto delle sequenze, delle liste appunto ben precise. Non lo vedremo in questo tutorial, lo vedremo in un altro tutorial naturalmente, ma per quanto riguarda gli intervalli di tempo come i mesi, ok? Così come i giorni della settimana, ebbene è molto semplice, tu non devi fare nient'altro che trascinare verso il basso e naturalmente Excel presume che tu stia richiedendo di generare una serie, ok? Stessa cosa vale per i giorni della settimana, in questo modo. E come vedi, lunedì, martedì, mercoledì, eccetera, eccetera, per poi ripetersi. E per quanto riguarda le ore? Ebbene è identico. Le ore sono dei numeri, come le date in verità sono dei numeri, come immagino tu già sappia. Le date sono i numeri di giorni a partire, se non erro, dal 1 gennaio 1980, mentre le ore in realtà sono dei numeri inferiori a 1 che rappresentano fondamentalmente in modo decimale il tempo di una giornata, ok? Ok. Ebbene, per quanto riguarda le ore è la stessa identica cosa, quindi se io prendo con il sinistro il cursore e lo porto verso il basso, come vedi mi aggiunge un'ora, ma naturalmente io posso aggiungere l'intervallo di tempo che voglio per generare la mia serie, ok? Come? Aggiungendo un secondo valore. Se voglio che l'intervallo sia di 5 minuti in 5 minuti, non devo fare nient'altro che scrivere 082 punti 30, perfetto, andare a selezionare entrambi e poi naturalmente o cliccare 2 volte o trascinare verso il basso, ok? E invece per quanto riguarda le categorie, i testi che sono relativi alle categorie, quindi per esempio alla tipologia di cliente, puoi generare delle categorie inventate in modo semplice come utilizzando dei numeri. Sì, davvero. Non devi fare nient'altro che aggiungere in fondo a destra nel testo i numeri, di solito 2 cifre o 3 cifre, quello che vuoi, a seconda appunto di quante devono essere le categorie in questione. E poi naturalmente non devi fare nient'altro che replicarlo. Quindi se io prendo per esempio tutti e tre, ecco, come vedi l'autoriempimento mi genera dei valori nuovi, quindi il cat01 diventa cat02, il cat02 diventa cat03, il mat03 diventa il mat04 e via dicendo. E quindi fondamentalmente tu ottieni delle stringhe differenti, ok? Che naturalmente puoi replicare e utilizzare come tu vuoi, ok? Perché dovresti inserire dei testi, per esempio anche un nome e cognome, una regione sociale, piuttosto che un indirizzo, piuttosto che note in questo modo, cioè andando a inserire per esempio nota 001 piuttosto che nome e cognome 001, ok? Perché è un modo molto veloce per generare dei testi differenti che poi tu utilizzi con i tuoi strumenti di elaborazione e di controllo, quindi è un modo veloce per generare una base dati. Ecco, stessa cosa vale per le chiavi primarie, che di solito sono sostanzialmente delle stringhe, un alfanumerico con una parte numerica progressiva e naturalmente una parte di testo che può essere parlante, più o meno lunga, eccetera, eccetera, ok? Ecco, se io prendo con il tasto destro e lo trascino verso il basso, mi si apre naturalmente il menu contestuale, io posso utilizzare tranquillamente il comando ricopia serie, perfetto, e come vedi io ho generato la mia chiave progressiva univoca con cui posso riconoscere il singolo record della mia tabella, ok? E in caso di formule, cioè di campi calcolati aggiunti, ebbene, vale tutto quello che abbiamo già visto in altri tutorial relativi alle formule, a partire dal fatto che se tu utilizzi una tabella Excel, queste vengono propagate in automatico, ma in realtà anche se tu utilizzi un intervallo, una matrice di dati, quindi fondamentalmente non incapsuli in una tabella Excel le tue formule, ebbene, puoi replicarle molto velocemente, come al solito, cliccando sempre 2 volte, sempre sul cursore quadrato in basso a destra, ok? Questa per esempio è una formula che serve per estrarre l'anno, ok, dalla data qui a sinistra, dal primo campo, e naturalmente lo abbiamo ottenuto. Quindi non approfondiremo le formule, anche perché abbiamo già parlato in altri tutorial di campi calcolati, di aggiungere delle categorie a delle basi dati e via dicendo. I tutorial che trovi sul canale che io naturalmente ti invito a vedere. Rimane un'ultima questione. Com'è possibile invece generare dei numeri casuali, cioè offrire dei valori che non sono delle serie ripetitive la cui ripetizione è riconoscibile, come nel caso per esempio delle date ogni 4 giorni, piuttosto che i numeri ogni 10 valori, eccetera, eccetera. Ebbene, come si fa? Aggiungiamo un campo per esempio import in questo modo e andiamo a inserire una formula con una funzione che è appunto casuale, come vedi l'help mi offre 2 casuali. Una funzione casuale che restituisce un numero casuale uniformemente distribuito, ok? Che naturalmente varia tra 0 e 1, e la funzione casuale tra, che è più moderna, che permette di decidere tra quale numero a quale numero, ebbene, deve essere questo valore casuale. Per esempio potremmo dire da 100 a 1000 e come vedi il valore è stato generato e questi valori sono casuali, ok? Almeno a un occhio umano sono casuali.
Naturalmente tu puoi utilizzare anche la funzione casuale, ma naturalmente devi moltiplicarla o comunque aggiustare il valore casuale per generare il numero che ti interessa. Quindi nel caso tu debba generare una data casuale, ebbene devi proporzionarle al valore numerico delle date attuali, che sono mi pare intorno ai 4400-4500, ok? Questa soluzione è la più comoda e anche la più utilizzata. Naturalmente il passo successivo, una volta che hai inserito la funzione, è quella di trasformarla in un numero. Questo perché qualunque cosa che faccia scattare il ricalcolo a Excel, ebbene, tutti i numeri verranno rigenerati in automatico, il che potrebbe anche essere, diciamo, una buona cosa, nel senso che potrebbe anche rendere dinamici i grafici di esempio con il valore indicato, ok? E cambiarli nel tempo. Però nel caso che tu non voglia che sia così, non devi fare nient'altro che copiare i valori numerici come valori, quindi non devi fare nient'altro che selezionare l'intera colonna in questo modo. Come vedi il cursore, ho portato il cursore nella parte alta dell'intestazione del campo, ok, e ho cliccato col pulsante sinistro per selezionare l'intera colonna. Premo CTRL-C e poi naturalmente incollo i valori, quindi posso utilizzare la finestra con CTRL-ALT-V, la finestra incolla speciale, andare a selezionare i valori e cliccare su ok. Naturalmente c'è il comando diretto dal menu, scegli tu quello che è il modo che preferisci, ok? Quello che ti ho mostrato fondamentalmente è un modo veloce, ma davvero molto veloce. Una volta che hai imparato, ebbene, realizzerai una base data minima nel giro di 2-3 minuti. Questo è un modo per generare una base dati completamente casuale, ok? Ma adesso andiamo a vedere altri modi per generare dei campi utilizzando strumenti differenti. Quali sono questi strumenti? Ebbene, gli strumenti per generare dei campi derivati fondamentalmente sono due, ok? Uno è lo strumento del campo calcolato. Cioè fondamentalmente utilizzi formule e funzioni per generare dei valori estraendoli da altri campi presenti nella stessa base dati, ok? Se per esempio vuoi andare a estrarre, come abbiamo citato all'inizio, mese, anno e giorno, puoi utilizzare le funzioni mese, anno e giorno. Se vuoi andare a estrarre per esempio la parte intera di un valore, puoi andare a estrarre la parte intera di un valore. Se vuoi andare a calcolare l'IVA per esempio di un importo, eccetera eccetera. Immagino che tu già conosca formule e funzioni e quindi l'utilizzo di formule e funzioni non lo approfondiremo in questo tutorial, okay? Perché appunto ci sono già altri tutorial dedicati, ma ci concentreremo invece sul secondo strumento principale, ok? Qual è questo strumento? Questo strumento è l'anteprima suggerimenti. Partiamo dicendo che cos'è l'anteprima suggerimenti. L'anteprima suggerimenti è automazione, una funzione che fondamentalmente ti assiste nella compilazione di un campo se sono presenti una serie di premesse. Quali sono queste premesse? Bene, la prima premessa è che sia presente un nuovo campo, ok? Da compilare. Quindi se per esempio qui abbiamo un nome e cognome, noi vogliamo unire il nome e cognome in un nuovo campo, ok? Per avere un filtro unico con indicato cognome nome, ok? Per esempio, andiamo a scrivere cognome nome, per esempio in questo modo. Ecco, questa è la prima premessa. La seconda premessa naturalmente è quello di inserire un suggerimento. Davvero, sei tu che devi andare a suggerire a Excel come deve compilare il campo. Per esempio, noi vogliamo che il campo in questione sia compilato come Rossi Mario. Naturalmente l'esempio deve ricalcare i dati che devono essere utilizzati da Excel per generare il nuovo campo. Okay? In questo caso fondamentalmente un campo di testo che viene generato prendendo i dati da altri campi preesistenti. E il terzo punto, il terzo parametro è quello di ricordarsi il comando, o meglio la sequenza veloce che ti permette di richiamare questo strumento anteprima suggerimento. Ok? Qual è questa sequenza? CTRL+E. Se io vado appunto a selezionare la cella qui sotto a Rossi Mario e premo CTRL+E, ebbene mi si compila in automatico il campo cognome e nome, nello stesso modo dell'esempio che abbiamo inserito noi con Rossi Mario. Ok? Ed è uno strumento molto interessante, ma non solo per questo. Adesso infatti vedremo alcuni esempi di come si può utilizzare questa anteprima suggerimenti, che è utile per esempio anche nel data cleaning, ok? Cioè per pulire i dati, almeno fino a un certo punto. Però il suo scopo principale è quello di autocompilare un campo prendendo i dati da altri campi, ad esempio l'esempio che tu inserisci. È sufficiente un esempio, come hai visto, quindi fondamentalmente ti invito a imparare a utilizzarlo. Prima di passare al secondo esempio, due chiarimenti. Il primo è: devi proprio selezionare la cella sottostante? No, è che se fai un inserimento e premi invio ti ritroverai una cella sottostante, ma in realtà il comando lo puoi lanciare dalla cella dell'esempio, ok, piuttosto che da un'altra cella di quelle sottostanti. Se per esempio vado a cancellare e qui premo CTRL+E, mi si compila, ma la stessa cosa vale per un'altra cella sottostante, quindi CTRL-E, devi ricordarti CTRL-E, ok? Di selezionare una cella naturalmente del campo inserito,
Ok? Ecco, un'altra questione è: devi utilizzare la sequenza di tasti veloci, cioè devi proprio utilizzare CTRL E? No, in realtà non è necessario. Il comando c'è, non si trova nella barra multifunzione, o meglio, è raggiungibile tramite il menu contestuale che abbiamo già visto, quello dell'autoriempimento, ok? Se io vado a cancellare, vado a selezionare Rossi Mario, poi con il pulsante destro prendo il cursore e lo trascino per l'intera colonna, lo rilascio, mi si apre naturalmente il menu contestuale con coppia celle che abbiamo già visto e gli altri comandi, ma anche con anteprima suggerimenti. E se io clicco su anteprima suggerimenti, naturalmente mi compila il campo intero, o meglio quanto del campo sono andato a selezionare. Se naturalmente sto utilizzando Database Excel, ma vale la stessa cosa per le matrici di dati, ok? Quindi fondamentalmente puoi utilizzare il comando che è lì, ma io ti invito a utilizzare CTRL+E. C'è il comando, un'icona da qualche parte da poter utilizzare, da posizionare nella barra multifunzione? Sì, naturalmente c'è, però appunto essendo il comando direttamente nel menu contestuale a portata di clic in modo così semplice, di solito non si utilizza. Però se tu lo vuoi posizionarlo per esempio nella barra di accesso rapido in alto oppure in un gruppo nuovo della barra multifunzione, puoi farlo, come naturalmente andando a personalizzarla. Troverai un tutorial sul canale dedicato appunto alla personalizzazione della barra di accesso rapido piuttosto che la barra multifunzione, che naturalmente io ti invito a guardare. Passiamo al secondo esempio. Esempio 2, come vedi in realtà è simile al precedente, ma è il contrario. Ecco, se volessi prendere per esempio da una stringa che contiene un nome e cognome, ma qualunque altra cosa, ok, volessi estrarre per esempio il nome, ok, è possibile farlo? Sì, è possibile farlo. Fondamentalmente non devi fare nient'altro che aggiungere un campo, per esempio nome, mettere un esempio, per esempio Mario, ok, preme CTRL+E e come vedi, bene, tutta la porzione di stringa a sinistra dello spazio, ok, è stata replicata e riportata in questo campo. Vediamo il terzo esempio, esempio 3, è simile al precedente, come vedi ho scritto delle iniziali un po' a caso, questo per dirti che oltre che a separare stringhe, ok, nome e cognome, fondamentalmente ti può anche correggere delle stringhe. In questo caso noi possiamo andare anche a impostare correttamente le iniziali. Come? Andiamo a scrivere naturalmente nome cogn, ok, basta così. Andiamo a indicare Mario Rossi in questo modo, premo invio, premo CTRL+E, come vedi Excel, o meglio lo strumento anteprima suggerimenti, ha compilato correttamente le iniziali. Ok? Questo è l'esempio numero 4. L'esempio numero 4 presenta dei numeri che in realtà sono le date ma scritte in modo consecutivo. 19.05.2008, 23.02.2001. Ebbene, può capitare con vecchi sistemi operativi o con query scritte male o comunque, diciamo così, può succedere di dover gestire delle date scritte in questo modo. È possibile trasformarle in un formato, diciamo, più standard? Sì, è possibile. Ok, andiamo a inserire il nuovo campo, per esempio nuova data. È necessario inserire il campo? No, in realtà non è necessario, ma se lavori con una tabella Excel ti invito naturalmente a farlo, ok? Scriviamo 19.05.2008, 8, chiedo scusa, premo invio e poi naturalmente premo CTRL+E. E come vedi lo strumento anteprima suggerimento ci aiuta nella compilazione del nostro campo. Passiamo all'esempio 5, che è una serie di numeri telefonici. Ebbene, è possibile trasformare i numeri telefonici scritti in questo modo in qualcosa di più leggibile, o per esempio estrarre il prefisso dal numero telefonico, scomporre il prefisso dal numero? Sì, è possibile. Come naturalmente nello stesso modo che abbiamo visto in precedenza. Andiamo a scrivere nuovo numero, perfetto, e andiamo a scrivere questo, per esempio 371, e poi mettiamo uno spazio, trattino spazio, 1, 4, 6, 8, 4, 6, 8, premiamo invio, premo CTRL+E e come vedi il numero è stato trasformato in un formato più adeguato. In realtà potremo tranquillamente anche aggiungere degli spazi per renderli più leggibili, in questo modo per esempio. Nello stesso modo è possibile estrarre il prefisso, per esempio scriviamo prefisso, ok, andiamo a scrivere semplicemente 371, invio, CTRL+E. Quindi sostanzialmente l'anteprimo suggerimento ci è utile anche in questi casi. E infine un ultimo esempio. Bene, qui abbiamo delle stringhe, come puoi notare tutte contengono dei numeri. È possibile estrarre i numeri in modo semplice e veloce? Sì, naturalmente sì. Allora aggiungiamo un nome, per esempio un numero, ok, poi inseriamo il numero, in questo caso è 100 perché 100 sono le banane, ok, premo CTRL+E e come vedi sono stati estratti i numeri presenti nella stringa. Questo perché? Perché l'anteprima suggerimenti, per quanto non sia così evoluta, non è intelligenza artificiale, in realtà riesce a fare delle valutazioni appunto su numeri, stringhe, dati eccetera eccetera e
a proporci la soluzione che stiamo cercando, ok? Questi sono solo alcuni esempi di come si utilizza l'anteprima suggerimenti. In realtà ci sono molti altri utilizzi dell'anteprima suggerimenti. Io ti invito a provare a utilizzarla per ripulire i tuoi dati, per separare le tue colonne, unirle, eccetera, eccetera. Vedrai che ci sono molte possibilità. Per esempio, andare a inserire al volo delle chiavi primarie prendendo appunto porzioni di stringhe da campi della tua base dati, piuttosto che andare a estrarre porzioni di testo e molte altre cose possibili da fare, ok? Però il tutorial si è davvero allungato. Questo tutorial termina qui e io naturalmente ti ringrazio di avermi seguito fino in fondo a questo video. Se è la prima volta che mi vedi, ti invito a visitare il mio sito excelprofessionale.it. È un sito dedicato agli aspetti più avanzati di Excel e al loro utilizzo in ambito aziendale e professionale. E naturalmente ti invito a iscriverti a questo canale e a cliccare sulla campanella se vuoi ricevere le notifiche sull'uscita dei nuovi video. Io ti ringrazio e ti aspetto al prossimo tutorial.